Nel corso della serata di ieri si è tenuto il Google I/O 2025 e siccome ci sono tantissime novità, adesso vi voglio far vedere concretamente quello che c'è di davvero disponibile o comunque in arrivo prossimamente anche in Italia, non solo nell'ecosistema Google, ricerca e intelligenza artificiale, ma anche ovviamente per quello che riguarda Android Auto e chiaramente anche Android, dato che da poche ore è disponibile l'ultima beta di Android 16 che ci mostra finalmente in azione la nuova grafica di Android. E quindi tanta carne al fuoco, andiamo subito a vedere tutte le novità, ma mi raccomando, io lo dico per voi, se non vi iscrivete al canale e non attivate la campanella di tutte le notifiche, anziché ad Android 16, rischiate di tornare ad Android 14. Gemini diventa più personale e utile anche in Italia, in particolar modo la modalità Gemini Live, quella che può filmare il mondo che ci circonda e darci quindi una risposta alle nostre domande proprio sul mondo reale, si arricchisce di nuove funzionalità, tra le quali l'integrazione con Maps, Calendar, Task e Keep, che sono in arrivo e che permetteranno quindi di avere risposte sempre più efficaci anche in questa modalità così particolare, che poi è chiaramente quella su cui Google punta di più, perché sarà integrata ovviamente anche sui dispositivi Android XR, per esempio occhiali o visori, cioè quelli che potranno vedere esattamente quello che vediamo noi, e lì l'intelligenza artificiale mostrerà tutta la sua potenzialità nell'aiutarci con cose quotidiane, con quello esattamente che stiamo vedendo e facendo in quel momento. Per l'occasione si sono aggiornati e sono anche già disponibili in Italia i modelli di Gemini, Gemini 2.5 Pro e Gemini 2.5 Flash. La versione Pro è il modello più potente e completo della famiglia ed è il migliore nei benchmark accademici e leader sulle piattaforme come WebDev Arena ed LM Arena. Ha una finestra contestuale estesa fino a 1 milione di token, che è veramente un record rispetto ai tanti chatbot che ci sono in commercio, diciamo, in questo momento, ed è la culla di una futura funzionalità molto importante chiamata Deep Think. Deep Think, da non confondere con Deep Search, è sostanzialmente il futuro dell'intelligenza artificiale ed è una IA in grado di pensare proprio alla grande, una modalità sperimentale di ragionamento avanzato che utilizza nuove tecniche di ricerca interna per esplorare più ipotesi prima di dare una risposta e che ha ottenuto punteggi altissimi nei benchmark. Al momento è in fase di test presso esperti di sicurezza e tester fidati, con un rilascio più ampio previsto nei prossimi mesi. Gemini Flash 2.5 invece è la versione per l'utilizzo di tutti i giorni, più leggero, veloce e efficiente, supporta la multimodalità, la programmazione, un contesto lungo ma non quanto il Pro e output audio nativo, elemento che condivide appunto anche con la versione Pro. Inoltre utilizza il 30% circa di token in meno rispetto ai modelli precedenti, il che lo rende particolarmente efficiente dal punto di vista delle risorse richieste, cosa che non è indifferente per queste intelligenze artificiali sempre piuttosto esose. È sempre più profonda l'integrazione di Gemini anche con la suite Google Workspace, Gmail, Meet, eccetera. In Gmail, per esempio, migliorano le risposte fornite dall'assistente tramite risposte personalizzate che attingono al contenuto delle mail precedenti e che quindi mantengono il nostro stesso tono, in modo da risultare quasi indistinguibili da quelle che scriviamo di solito. Ma Gemini può essere utile anche per ripulire la casella di posta, per proporre appuntamenti ed orari quando siamo liberi, insomma per aiutarci nella gestione delle email e degli impegni. E su Meet arriva una funzione davvero interessante, la traduzione vocale in tempo reale, che mantiene la voce e l'intonazione originali, cioè le nostre, però vengono tradotte in un'altra lingua, quindi immaginatevi di avere una conversazione con persone in lingua straniera che però vi sentono parlare con la vostra voce, non con quelle metalliche e robotiche come suonano a volte quelli appunto degli assistenti virtuali, nella loro lingua. Barriere linguistiche, addio. Ma una delle novità più importanti, che in Italia ha già iniziato ad arrivare nei mesi passati ma che deve ancora evolversi, è la ricerca con intelligenza artificiale. Abbiamo visto infatti da noi le AI Overview, ma negli Stati Uniti è ormai disponibile per tutti le AI Mode, cioè sostanzialmente potete porre domande anche a piuttosto complesse e Google Search vi risponde direttamente senza farvi vedere uno straccio di sito. Ora, questo aprirebbe un lungo capitolo, secondo me anche piuttosto polemico. Lo dico probabilmente da parte in causa, perché SmartWorld è anche un sito web, non soltanto un canale YouTube, ma pensateci sinceramente a quanti siti web e in generale servizi che negli anni hanno arricchito le vostre vite rischiano di essere mangiati da funzioni come questa, che vi forniscono subito la pappa scodellata, la risposta che volevate, magari in alcuni casi anche sbagliata, ma non è sempre facile accorgersene per chi appunto voglia la pappa scodellata, e che quindi inevitabilmente diventerà l'unica fonte di informazioni
alla quale gli utenti andranno ad attingere, anche perché le AI mode in futuro potranno essere forzate, cioè sostanzialmente tutte le ricerche saranno ricerche con intelligenza artificiale, con tutti i benefici, per carità, ma anche con tutti i malus o i potenziali pericoli di quantomeno disinformazione che da questa derivano. E per rendere ancora più sottile la linea tra Google Search e Gemini, anche Google Search potrà utilizzare la fotocamera dello smartphone con una funzione chiamata Search Live, in modo da vedere quello che vediamo noi e fornirci risposte conseguenti. Alla fin fine è la stessa cosa che bene o male fa Gemini Live, ma portato nel mondo della ricerca, perché del resto una volta che il vostro assistente AI è lì che funziona, che si chiami Search, che si chiami Gemini o che lo usiate in un'app o nell'altra, non fa molta differenza. Quello che conta è che vi fornisca le risposte o quantomeno che soddisfi i bisogni che avete in quel momento. E non mi fraintendete, da una parte tutto questo è bellissimo, ma sta arrivando con una velocità tale che rischia di essere anche distruttivo se il resto del mondo non saprà muoversi di pari passo e adattarsi a quello che sarà un cambiamento, secondo me, piuttosto epocale, che per certi versi è paragonabile solo all'avvento degli smartphone, che da adesso, con queste IA che saranno sempre più integrate in tanti dispositivi diversi, l'ho accennato anche prima, gli occhiali e i visori Android XR sono in arrivo, rischiano davvero di travolgerci. Un altro esempio di come tutto sia IA è una funzione che per esempio consente di provare virtualmente vestiti a partire da una nostra foto, e voi direte sì, l'ho già sentita questa cosa, ma quello che afferma di aver fatto Google è particolarmente fatto bene, cioè questo sistema sfrutta proprio un modello generativo dedicato alla moda, in grado di capire come i tessuti si adattano al corpo, rispettando pieghe, luci, texture. Basta caricare una nostra immagine a figura intera e in pochi secondi vedremo come ci sta davvero addosso quel vestito a noi, non come se fosse un'immagine presa e incollata lì a caso. Questa funzione per ora è attiva solo negli Stati Uniti, ma Google ha confermato che il rollout globale è comunque programmato per il 2025 anche in Europa. E poi c'è Notebook LM, lo strumento diciamo di appunti, di studio di Google sul quale voglio realizzare un approfondimento. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa, che si arricchisce di nuove funzioni e che presto sarà in grado di creare anche dei video educativi, non solo dei podcast come faceva finora, a partire dai contenuti che abbiamo creato noi o che comunque abbiamo caricato in questo servizio. C'è stata poi una grandissima insistenza da parte di Google non solo sulle IA generative di testo, ma anche su quelle per video e audio e immagini. Imagen 4 è il modello integrato in Gemini negli strumenti di Google Workspace per creare immagini di alta qualità, che dice Google può essere utilizzato per poster, fumetti, post sui social media e anche materiali stampabili, tanta è la sua qualità. Per chi invece lavora con il suono c'è Lyria 2, il nuovo motore alla base di Music AI Sandbox, uno spazio sperimentale in collaborazione con YouTube Short che permette di generare brani musicali completi, cambiare stile in tempo reale e perfino suonare dal vivo usando la AI in modalità DJ. E per quanto riguarda i video abbiamo due nuovi strumenti chiamati Flow e Veo 3. Il primo permette di descrivere una scena a parole e ottenere un video completo con personaggi, ambienti, movimenti di camera e persino effetti sonori e dialoghi. E Veo 3 è il modello generativo per i video che rende tutto questo possibile. C'è ovviamente un ma: al momento questi modelli video sono disponibili soltanto negli Stati Uniti per gli utenti a pagamento, mentre quelli per la generazione delle immagini sono presenti anche qua in Italia. E per rendere questi contenuti, sia quelli multimediali che anche quelli testuali, più facilmente riconoscibili, quantomeno anche per un fatto di trasparenza nei confronti di chi li guarda, non perché ci sia nulla di male in un contenuto generato completamente dalla IA, c'è magari un po' di male nel momento in cui quel contenuto è fatto talmente in modo credibile che l'utente non lo può distinguere, allora lì sì che ci vuole magari un qualche bollino. Ecco, Google sta creando questo sistema chiamato SynthID, che funzionerà appunto su qualunque tipo di contenuto generato dall'IA e che Google vuole aprire anche a sviluppatori di terze parti per renderlo etichettabile. Non vuol dire che ci sia per forza un watermark da qualche parte, ma che sarà comunque possibile riconoscerlo, e chi vorrà mostrare o esplicitare che quel contenuto è fatto con l'IA in questo modo lo potrà fare. Viceversa, chi cerca di fregare spacciandolo per contenuto vero, con questo sistema sarà quantomeno rilevabile, o almeno si spera. Ci stiamo insomma avvicinando, secondo Google, all'assistente universale, quello che deve ancora prendere un po' forma, ma che capirà il contesto, agirà al posto nostro e ragionerà
anche in autonomia, in base a quello che succede nel mondo reale. Ciò che inquadriamo, ciò che diciamo, anche lo stesso stato delle nostre attività, se stiamo correndo, camminando, se siamo fermi, se stiamo in silenzio, se stiamo parlando. Si apre uno scenario insomma in cui l'AI non aspetterà che noi le poniamo una domanda, ma sarà in grado di capire cosa ci serve, quando ci serve. Affascinante, avveniristico senz'altro, e forse anche un pochino inquietante. Sono state annunciate però anche due novità importantissime per Android Auto che arriveranno ufficialmente quest'anno, ovvero il supporto alle app video e browser. Video che vuol dire? Vuol dire, beh, non è stato fatto il suo nome, ma YouTube è ovvio pensare che sarà tra i primi, ma mi immagino magari anche servizi di streaming, Netflix, Prime Video, Disney Plus, eccetera. Li potremo utilizzare ovviamente solo a veicolo fermo quando arriveranno, ma Google ha anche annunciato che il porting di questo tipo di applicazioni su Android Auto in realtà è una questione veramente quasi immediata, come a dire se non li implementate è perché non volete voi, noi vi abbiamo dato la possibilità. E la stessa cosa varrà anche per i browser. Di nuovo è facile pensare che Chrome sarà tra i primi. Entrambi, lo ribadisco, sia video che browser, disponibili solo col veicolo fermo, come del resto avviene già adesso con alcuni giochi e come del resto in fondo la comunità chiedeva da tempo, perché non c'è ragione, quando lo facciamo in piena sicurezza, di non poter guardare tranquillamente un filmato YouTube anche su Android Auto. E adesso veniamo a qualcosa di ancora più concreto con il nuovo Material Expressive in azione con la Android 16 QPR1 che è stata rilasciata giusto nella serata di ieri e che ci permette di vedere in azione la nuova veste grafica di Android. Android 15, Android 16. Vediamo che cosa c'è di nuovo appunto nell'ultima quarterly platform release. Questa è la nostra home e già qui si intuisce qualcosina, ve lo faccio vedere però grazie a uno screenshot che ho fatto prima, cioè che c'è più spazio per le app. Buone notizie, la schermata home ha un nuovo layout, quindi c'è più spazio per app e widget. Questo grazie anche al fatto che il widget at glance è decisamente più piccolino rispetto a quello che abbiamo su Android 15. È decisamente più piccolo rispetto a quello che abbiamo su Android 15 e quindi ha permesso di guadagnare spazio, anche se comunque quello che c'è al suo fianco rimane sempre dedicato a lui, quindi l'intera riga è occupata fisicamente da questo widget anche se fisicamente non la sta occupando. E già che siamo sulla home vi faccio vedere che è stata aggiunta intanto una scorciatoia per l'elenco delle app qua, anche se non so bene cosa dovremmo farcene, elenco delle app che tra l'altro vedete adesso è tipo un fogliolino che viene su dal basso ma che non arriva a ricoprire l'intero schermo come invece succede su Android 15. A parte questa novità, su sfondo e stile adesso possiamo gestire praticamente come prima ma ancora meglio la schermata home e il blocco schermo. Ciascuna di queste ha infatti, vedete, delle impostazioni dedicate, ci sono ancora più opzioni per esempio per l'orologio anche con questa visuale in parte in verticale che poi possiamo andare a personalizzare nello stile, nel colore, nelle dimensioni e già qui intravedete gli elementi del Material 3 tipo la casellina di spunta quando un'opzione è attivata oppure questa righettina che ci indica il punto a cui si trova una sbarra di scorrimento. E per quanto riguarda la schermata home appunto accennavo al fatto che c'è un layout ancora più piccolo che ci permette di inserire ancora più contenuti nelle nostre schermate. Altro elemento di novità grossissimo è la barra delle notifiche e dei relativi quick setting. Intanto vedete che sotto adesso ci sono delle icone, cancella tutto è stata spostata al centro, qui abbiamo la cronologia delle notifiche e qui abbiamo la possibilità di gestire direttamente tutte le notifiche con una scorciatoia alla voce relativa delle impostazioni. Anche le notifiche stesse sono state un po' ridisegnate, ma soprattutto il redesign è quello che coinvolge i toggle in alto. Qua in cima di nuovo vi dicevo che c'è una sbarretta a indicare le barre di progresso, ma adesso guardate i toggle che sono più schiacciati e quelli non attivi sono più stondati, mentre quelli attivi sono in questo momento diciamo un pochino più squadrati. Per esempio se andiamo a mettere qua il non disturbare, vedete come anche il non disturbare passa da stondatino come era prima a meno stondatino. Ecco qua l'effetto. E già che siamo qui è un attimo passare nelle impostazioni per vedere come queste ultime adesso siano belle colorate, ma non è soltanto un fatto di colori e di distinguere meglio le varie sezioni. Dei menu che magari prima erano una semplice finestra pop-up come questa, adesso sono diventati più completi e con più opzioni di personalizzazione, con una grafica che poi illustra subito meglio quali sono le funzioni a disposizione e che permette di capire meglio il sistema operativo anche ai neofiti. E questo linguaggio grafico rinnovato lo troviamo
un po' ovunque, per esempio anche nella barra del volume, di nuovo con l'indicatore di scorrimento che vi dicevo prima, che poi ritroviamo anche nella versione completa che, come vedete, in questo caso occupa ancora un pochino più spazio. Poi è stato ridisegnato, sempre in base a questo nuovo linguaggio, anche il menu di informazioni delle app, per esempio, con queste distinzioni più chiare tra una voce e l'altra, mentre prima erano sostanzialmente un foglio unico, e con i tasti in alto che sono molto più evidenti, quelli che sono premibili rispetto a quelli non premibili. In questo caso, per esempio, Archivia non può essere premuto, gli altri due sì. Piccola novità anche nella pagina del multitasking, dove prima dovevamo premere qui per avere alcune opzioni, adesso invece c'è un menu a tendina che è più ricco di opzioni, anche se alcune ridondanti, perché screenshot e seleziona sono gli stessi che poi abbiamo anche in basso, ma arriva in più anche il pulsante chiudi. Questo non vuol dire che le novità di Android 16 si esauriscano qui, quelle che vi ho fatto vedere io erano quelle puramente grafiche, ma non è detto che poi questa grafica sia esattamente la stessa che vedremo il mese prossimo quando arriverà la stabile. Ovviamente ne riparleremo a tempo debito. L'easter egg, confermato anche dalla notifica Android Easter egg, rimane per il momento lo stesso di Android 15, e per quanto riguarda comunque tutte le altre novità di Android 16 che non siano soltanto puramente estetiche, ci risentiremo qua su YouTube e sulle pagine di Smart World al momento opportuno. Insomma, davvero tanta carne al fuoco in questo Google I.O., tutta o la maggior parte quantomeno all'insegna dell'intelligenza artificiale, che sarà il motore trascinante dei prossimi anni. È giusto che sia così, è logico che sia così, è bene che sia così, ma voglio rinnovare il mio ma al non farsi sempre trascinare dalla novità come se fosse solo e soltanto un fattore positivo, ma anche a considerare le sue implicazioni economiche e in fondo anche sociali, che nel caso dell'intelligenza artificiale secondo me saranno davvero molto profonde, e che non ci possiamo, come dire, mettere le mani sugli occhi e far finta che la cosa non ci riguardi, perché in un modo e in un altro toccherà comunque le nostre vite, perché ce l'avremo sempre disponibile su questi cosi che ormai portiamo sempre con noi, e comunque toccherà le nostre vite in generale, perché cambierà il modo di lavorare per milioni di persone, e credetemi, non sto esagerando. Non la faccio lunga qui, perché non è questo il video per eventuali pipponi sulla pericolosità o quantomeno sulle implicazioni sociali e non dell'intelligenza artificiale, ma se volete approfondire lo spazio dei commenti è sempre aperto, e se volete davvero che faccia un video del genere più approfondito soltanto su queste tematiche, fatemelo sapere nello spazio dei commenti, assieme magari a un bel like se questo video vi fosse stato utile. Da parte mia, come sempre, un saluto e alla prossima!